Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi iniziamo così senza introduzione. Partiamo subito. Allora, aspettate un secondo che ho appena pubblicato una storia su Instagram. Adesso chiudo tutto. Come state? Come state? Tutti bene? Allora, oggi è una bellissima giornata di sole qui a Roma e sono molto, molto contenta di questa cosa. Solo che hanno detto che la prossima settimana tornerà il maltempo e questa cosa non mi piace. Spero si sbaglino, a dirvi la verità. Allora, che cosa facciamo oggi? Che cosa facciamo oggi? Oggi ripassiamo le preposizioni, solo quelle di luogo però, perché un po' alla volta. Ehm, le preposizioni di luogo, le preposizioni semplici di luogo, a, in, da e per, che sono le, preposizioni del capitolo 13 della videogrammatica. Autopromozione, autopromozione. Quindi oggi facciamo il punto su questo capitolo qui e faremo anche degli esercizi. Grazie a tutti per essere qui oggi. Ho letto un commento: "Grazie per le dirette". Grazie mille a voi per essere qui. Sono contenta che vi piacciano. Allora, io direi di iniziare subito, così vediamo le cose con calma e poi alle 6:30 usciamo, andiamo tutti a fare una passeggiata. 1 oretta di lezione di italiano e poi può iniziare il fine settimana. Allora, come sempre abbiamo la nostra bellissima presentazione. Mi piacerebbe molto lasciare i vostri messaggi sullo schermo oggi e credo che farò così. Mi dimentico sempre di forse posso facciamo così, sposto semplicemente faccio così. Vediamo se si vede. Sì, perfetto. Era facile, era facile. Perché non ci ho pensato prima? Non lo so, non lo so. Allora, leggiamo questi esempi delle preposizioni di luogo semplici a, in, da e per. Giovedì vado a Ravenna. Gigi si allena in palestra tutti i giorni. Franca arriva oggi da Parigi. Dario parte per Madrid. Oggi vorrei vedere con voi l'uso di queste preposizioni partendo da alcuni esempi. Voglio partire da esempi per, uhm, per fare il ripasso di oggi. Quindi vedremo le regole grammaticali partendo da esempi. Poi ovviamente se voi avete il libro, avete tutte le tabelle complete nel capitolo, va bene? Quindi se non diciamo qualcosa oggi,
non fa niente, perché trovate tutto sul libro e anche nei video qui sul canale. Quindi non vi preoccupate, c'è tutto a vostra disposizione. Ho diviso, gli esempi per significato. Quindi abbiamo 3 significati: posizione, direzione e provenienza, quelli principali, più un quarto che è attraversare, ma quello ci arriviamo dopo. Cominciamo con il significato di posizione, cioè dove si trova qualcuno o qualcosa. Mi trovo a Ravenna. Carolina lavora in gelateria. Stanotte dormo da mia nonna. Che cosa hanno in comune queste 3 frasi? Non le preposizioni, perché in una frase c'è a, in un'altra in e in un'altra da, quindi 3 preposizioni diverse che però indicano, comunicano, esprimono lo stesso significato, che è un significato di posizione. E quindi in questo caso che cosa dobbiamo osservare? Il verbo e la parola dopo la preposizione. Quindi il verbo deve essere un verbo di posizione. Quindi mi trovo è il verbo trovarsi, che è un verbo riflessivo. Vi ricordate questo verbo? C'era nella lezione sui verbi riflessivi. Trovarsi, trovarsi in un luogo. Qui usiamo la preposizione a perché c'è un nome di città, quindi mi trovo a Ravenna, mi trovo a Parigi, mi trovo a Roma, eccetera, eccetera. Quindi con i nomi di città, per indicare una posizione, usiamo un verbo di posizione e la preposizione a. Vediamo il secondo esempio. Carolina lavora in gelateria. Anche qui lavorare in questo caso indica il luogo del lavoro, quindi è una posizione, no, perché è un'azione prolungata, tutti i giorni, per tante ore al giorno. Perché qui usiamo la preposizione in? Perché leggiamo la parola. Gelateria è un luogo, ovviamente, ma è un nome che termina in eria. Tutte le parole di luogo, tutti i nomi di luogo che terminano in eria vogliono la preposizione in, quindi gelateria, pizzeria. Non mi vengono in mente altri, ma ce ne sono ci sono altre parole che terminano in eria. Quando vedete queste parole sapete che usiamo in come preposizione. Libreria, grazie Monica. Macelleria, grazie Brian. Vedete ci sono, ci sono. Grazie Amanda. Libreria, salumeria, sì, 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 sì. Salumeria, libreria, macelleria, libreria, macelleria, esatto, esatto. Perfetto.
Gioielleria, è vero, gioielleria, gioielleria, 2 L, perfetto. Anche in farmacia, sì, farmacia anche vuole in. È un altro gruppo di nomi. È corretto. Pasticceria, perfetto. Bene, grazie. Visto che, ci siete, aiutatemi a, colmare i miei vuoti di memoria, che sono tanti. Cartoleria, panetteria, perfetto. Quindi, quelli che terminano in eria sono un gruppo. Poi ovviamente ce ne sono altri di gruppi. Li vediamo piano, piano. Poi pescheria, giusto. Osteria, esatto. Ce ne sono tantissimi. Anche periferia, sì, giusto Melinda, periferia. Che non è un luogo pubblico, ma è un luogo, certamente. Non è un luogo pubblico inteso come un servizio, però è un luogo, assolutamente. Lavanderia, perfetto, ce ne sono tantissimi. Benissimo. Allora, soffermiamoci sul terzo esempio. Stanotte dormo da mia nonna. Stanotte dormo da mia nonna. Qui c'è la preposizione da, che indica una posizione. Dormo, dormire, è un verbo che esprime un'azione prolungata e, stanziale, cioè dormiamo stando fermi, no, nella stessa posizione, nello stesso luogo. Quindi dormo da mia nonna, che cosa significa? Significa dormo a casa di mia nonna. Ma nella lingua, informale, al telefono è molto più frequente, è molto più naturale dire: "Dormo da mia nonna". Quindi in questo caso usiamo la preposizione da per indicare una posizione. Da mia nonna. In questo caso significa a casa di mia nonna. Bene, andiamo avanti. Leggiamo altri 3 esempi in cui le preposizioni di luogo esprimono una posizione. Stefano è a scuola. Essere, il verbo essere, indica in questo caso una posizione, momentanea, quindi non eterna, però è comunque una posizione. In questo caso essere, significa trovarsi, no, Stefano si trova a scuola. Scuola è un nome generico, un nome di luogo generico, quindi è a scuola, è a casa. Solitamente scuola e casa vogliono la preposizione a. Tutti gli altri luoghi generici vogliono in, per esempio ufficio, in ufficio, palestra, in palestra. Mhmm
Altri esempi li scriverete nella chat, sono sicura. Quindi con la preposizione a, scuola, casa. Scuola e casa. Teatro anche. Teatro, giusto Sandra. Qual è però solitamente si dice anche al teatro, però a teatro è corretto nella conversazione informale, quindi sì. Mhmm, perché c'è anche per esempio cinema, no, diciamo al cinema. Però che cosa succede? Succede che in quel caso non è una preposizione semplice, ma è una preposizione articolata. A più il, al cinema. E quindi lo vediamo in un'altra lezione, nella lezione sulle preposizioni articolate, appunto. Con le preposizioni semplici, quindi solo a, scuola, casa. Poi Giada studia in biblioteca tutti i giorni. Biblioteca è un luogo che termina in teca. Quindi altri esempi che mi vengono in mente ora sono discoteca, ludoteca, pinacoteca e basta in questo momento. Scrivete gli esempi nella chat se vi vengono in mente altre parole che terminano in teca. Enoteca, giusto. Enoteca, giustamente. Benissimo. Ciao Lucrezia, andiamo a Roma venerdì con i miei studenti. Bello! Buon viaggio allora. Buon viaggio. Allora, andiamo avanti. Un altro esempio con la preposizione da. I miei amici pranzano da Rosa. I miei amici pranzano da Rosa. Qui da Rosa indica una posizione. Può significare 2 cose, che ovviamente capiamo dal contesto. A casa di Rosa, oppure dove si trova Rosa in quel momento. Potrebbe anche essere dove lavora Rosa. Quindi da più il nome di una persona, generalmente significa a casa di quella persona, ma può anche significare dove si trova quella persona in quel momento. Per esempio, se dico: "Oggi pomeriggio passo da Rosa". Il contesto ovviamente e altre informazioni del contesto mi aiutano a capire dove si trova Rosa. A casa? Dove lavora? È una possibilità. Bene. A volte vedo che si usano nel e nello, però sbaglio sempre perché non so mai quando devo usare
gli. In questo caso, gli lo al singolare e gli al plurale. In questo caso ti consiglio di tornare indietro al capitolo sugli articoli e ripassare l'uso degli articoli, perché poi è tutto molto più facile, perché gli articoli determinativi sono alla base e poi costruiamo su quelli. E le regole sono sempre le stesse. Vi ricordate? Abbiamo anche visto che sono le stesse regole quando usiamo quel e quello. Funziona allo stesso modo anche con nel e nello, al e allo, eccetera, eccetera. Che cos'è una ludoteca? È un posto dove si gioca. Di solito i bambini passano il tempo, i pomeriggi dopo scuola nelle ludoteche. Sono dei luoghi, dei posti dove si gioca. Ci sono i giochi. Bene. Ci siamo? Andiamo avanti? Allora, una domanda sulla preposizione da. In francese come chez. Sì. Sì, ma non solo. Cioè, se io dico, chez moi significa da me, a casa mia. Quindi sì, in questo caso sì. Però non so se in francese dico chez moi o chez toi include anche un altro posto dove potrei essere, oltre a casa. Questo non lo so. Quindi chi parla francese può rispondere a questa domanda. Come usate chez in francese? Anche per, un luogo che non è casa? Bene, andiamo avanti e vediamo direzione. Direzione. E vediamo altri 6 esempi con il significato di direzione, anzi 7 esempi, perché nella diapositiva successiva, ci sono 4 esempi. Allora giusto, sì, la risposta alla domanda, sì, in francese diciamo chez dentiste, chez médecin, eccetera, eccetera. Giusto? Grazie per la risposta. Leggiamo gli esempi. Arrivo a Berlino alle 18. Carolina sta entrando in banca. Più tardi torno da te. Qui vedete che ritroviamo le stesse regole per la parola in arancione. Cambiano invece i verbi: arrivare, entrare, tornare. Sono dei verbi di movimento, molto diversi dai verbi che abbiamo usato prima, che erano verbi di posizione. Quindi sono importanti anche i verbi, non solo, ehm, cosa c'è dopo la preposizione, ma anche i verbi. Perché spesso possiamo avere, diversi verbi, stessa preposizione, significati diversi e viceversa. Quindi Berlino, nome di città, perciò A.
a Berlino. Però vedete, se io dico a Berlino, posso però cambiare il verbo. Arrivo a Berlino è una direzione, mentre prima abbiamo visto la posizione, posso anche dire sono a Berlino. In questo caso che cosa cambia? Cambia il verbo, quindi è importante osservare anche i verbi. Carolina sta entrando in banca. Banca è un luogo generico. Abbiamo visto prima, biblioteca, pizzeria, gelateria, banca, palestra, farmacia, ufficio. Sono tutte parole che vogliono in. E poi più tardi torno da te. Abbiamo visto fino adesso da più nome di persona, quindi mia nonna, Rosa, Maria, eccetera. Ma possiamo usare da più pronome di persona, da me, da te, da lui, da lei, da voi, da noi, da loro. Con la preposizione semplice da. Andiamo avanti. Stefano corre a casa. Ritroviamo la parola casa. A scuola, a casa. Giada si trasferisce in Italia e qui introduciamo un'altra informazione. Ehm, cioè che usiamo la preposizione in più il nome di un paese. Quindi in Italia, in Francia, in Germania, in Corea, in Giappone, in Canada, eccetera, eccetera. Ci sono però dei paesi che sono al plurale, come per esempio Stati Uniti. In quel caso diciamo negli Stati Uniti, quindi usiamo la preposizione articolata in più gli, negli Stati Uniti. E di questo abbiamo parlato nello specifico in una lezione, di qualche mese fa, in cui abbiamo parlato nel dettaglio solamente delle, preposizioni di luogo con le città, i paesi, i nomi delle isole, piccole, grandi, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a guardare quella lezione per tutti i dettagli, proprio i dettagli. E dopo cerco il video e ve lo mando magari nella chat, perché se no adesso mi distraggo. Mi distraggo. Allora, mi distraggo. Va bene, niente. Allora, sì, questa è una, un promemoria riassuntivo. Poi i miei amici vanno da Rosa e qui di nuovo abbiamo questo esempio con da più un nome di persona. E
poi abbiamo un altro esempio che è molto specifico perché è sempre con il verbo partire. Partire per. Partire per. Partire per un posto. Quindi Carla parte per Londra. Indica una direzione. Partire per. La preposizione per con il significato di direzione è usato solo con il verbo partire. Ed eccola, stavo aspettando questa domanda. La stavo aspettando. Perché per Londra e non a Londra? Perché usiamo il verbo partire. Partire per. Non c'è nient'altro da capire, solo partire per. Insieme. Parto per Londra. Parto per Firenze. Sto partendo per Firenze. Esatto. Questo è un errore molto frequente. Quindi dire parto a Londra non è italiano. Non è italiano. Quindi se c'è una sola informazione che dovete ricordare da questa lezione è questa. Parto per un luogo. Domani mia moglie e mio figlio partono per Seul. Che bello, buon viaggio. Mi piacerebbe molto andarci. E dopo, quindi Carla parte per Londra, arriva a Londra, poi per tornare a casa riparte da Londra. Va bene? La scrivo? La scrivo. Quindi Carla parte per Londra, arriva a Londra, poi riparte da Londra e torna a casa. Carla parte per Londra, arriva a Londra, poi riparte da Londra e torna a casa. Parte per l'Italia. Sì, se usiamo il nome di un paese, dobbiamo aggiungere l'articolo. Quindi parte per l'Italia. Parte per il Brasile. Quindi con il nome di un paese dobbiamo usare anche l'articolo in questo caso, per il. Bene, bene. Andiamo avanti. Perché abbiamo visto che, appunto, Carla parte per Londra, arriva a Londra, poi riparte da Londra. In questo caso abbiamo il significato di provenienza. Riparte da Londra, cioè torna a casa da Londra. Quindi arrivo a Berlino da Roma alle 18.
Carolina parte da Firenze per Milano. Quindi la destinazione è Milano. L'origine del suo viaggio è Firenze. Vengo da Roma. Anche questa è una provenienza. In questo caso la provenienza originaria della persona. Quindi vengo da Roma significa sono di Roma. Va bene? Poi a questi significati di posizione, direzione e provenienza possiamo aggiungere quello di attraversare in questo caso. E sono 2 verbi specifici. Passo per il centro, cammina per il parco. Quindi passo per il centro storico per arrivare in ufficio. Carolina cammina per il parco. Passare per significa letteralmente attraversare. Attraversare. Camminare per significa attraversare, ma può anche essere che io cammino per il parco, vado in giro per il parco, senza una destinazione, ma semplicemente attraverso il parco per passeggiare. Mi chiedevo sempre perché in giro per è così. Adesso capisco. Bene, sono contenta che sia più chiaro. Sì, andare in giro per significa passeggiare senza una destinazione precisa. Laura cammina per il centro commerciale. Esatto. Possiamo anche dire Laura va per negozi. Significa che va in giro, guarda le vetrine dei negozi. Corro sempre per la città. Quindi capisco che tu corri attraverso la città come attività fisica. Bene, queste sono quelle più facili forse perché sono, ehm, sono 2 verbi, sempre con la preposizione per, sono delle strutture fisse, quindi è più semplice. Camminare uguale a piedi. Passare può essere con anche una macchina, giusto? Sì, passare può essere a piedi e con un mezzo di trasporto. Entrambe le cose. Sì. Si può correre per un luogo? Sì. Abbiamo visto l'esempio di Mercedes che corre sempre per la città. Quindi si tiene in forma correndo per la città. Sì. Perfetto. Allora, io direi di fare gli esercizi, perché sono già le 6:10. Quindi esercizi. Allora, chi ha il libro può andare a pagina
A pagina, 76, esercizio 3. Esercizio 3. No, ho caricato l'esercizio sbagliato. Non ci credo. Questo è quello della forma di cortesia. È sempre l'esercizio 3, ma è va bene, allora mentre carico quello giusto, facciamo l'esercizio 5. Esercizio 5, pagina 78. Va bene? Quindi cosa bisogna fare? Bisogna scegliere qual è il significato della preposizione nella frase. Facciamo questo e poi, rispondo alle domande, perché vedo che ci sono alcune domande interessanti. Ci diamo, 5 minuti. 4. Allora, vediamo le soluzioni. Allora, John viene da Londra e questa era provenienza, ma c'era già la risposta. Passo per il centro per tornare a casa. Qui il significato è attraversare un luogo. Abbiamo appena visto proprio questo esempio. Domani parto per la Svezia. Qui è la frase, la struttura partire per, quindi indica una destinazione. Poi numero 4. Da dove arrivi? Da Bari. Qui c'è una provenienza. 5. Vengo da casa di Luca. Anche questa è una provenienza, no, vengo da casa di Luca. In questo caso non posso dire vengo da
Luca, perché altrimenti il significato sarebbe destinazione. Numero 6. Anche noi siamo di Roma. Questa è una provenienza. Numero 7. Sono pugliese di Lecce. Anche questa è una provenienza. Dove andate? Partiamo per il Giappone. Anche questa no, questa non è questa è una destinazione. Va bene, questo esercizio avremmo dovuto farlo dopo, ma ho caricato, uhm, l'esercizio sbagliato, quindi adesso ho caricato quello corretto, quindi possiamo fare il primo esercizio ora. Allora, facciamo l'altro esercizio, va bene? Allora, questo esercizio è facile, mi sento bravo. Bene. Fa bene sentirsi così. Ehm, c'è un'utilità anche negli esercizi facili, secondo me. Sono utili anche gli esercizi facili. Allora, perché di Roma e non da Roma? Allora, numero 6. Anche noi siamo di Roma. Allora, qui questo è un esercizio alla fine del capitolo, quindi riassuntivo, perché per esprimere la provenienza con la preposizione di è obbligatorio usare il verbo essere. Sono di, vengo da. Questa è una regola che dovete come diceva una mia prof a scuola, al liceo, è una regola che dovete stamparvi in fronte. Sono di, vengo da. Significa dovete memorizzare bene questa regola perché è alla base. Sono di Roma, vengo da Roma. Un'altra domanda: corro per il bosco? Sì, corretto. Ma corro nella natura? Sì, nella natura, corro nella natura. Sì, esatto. Sono in treno per Roma o sono in treno a Roma? Eh, dipende da dove sei. Cioè, sono sul treno per Roma, significa che stai andando a Roma. Sono in treno a Roma può significare che sei su un trenino, ci sono dei trenini che collegano, delle parti di Roma, quindi sei a Roma, ma sei in treno a Roma. Per esempio, stai tornando a casa dal lavoro, prendi il trenino, diciamo il trenino, che è il treno locale, non è il treno che ti porta da Roma a Firenze, no, è il trenino, quello che ti porta dal centro alla periferia, il trenino. In quel caso diresti: "Sono in treno, sono a Roma, sono in treno", capito?
Esatto, ve la dovete tatuare anche, è un'altra è un'altra possibilità. Negli Stati Uniti dicono che la regola te la devi stampare all'interno delle palpebre. È più complicato. Bene, vediamo l'altro esercizio, poi le altre domande le recupero dopo. Inizi allora, vediamo le soluzioni e le commentiamo. Numero 1: tua cugina va in Toscana per le vacanze estive. Toscana è una regione, in Toscana. Gianluca e Rosa tornano a casa dalle vacanze stasera. Ho fatto un'intonazione strana. Gianluca e Rosa tornano a casa dalle vacanze stasera. Gaetano va in montagna per Natale. Montagna è un altro luogo generico, montagna, campagna, quindi in. Gaetano no, l'abbiamo già letta. Numero 4: Valeria corre in ospedale. Sua zia sta male. 5: Rita e Roberta stanno andando in centro per passeggiare. Numero 6: Vado in ufficio, torno a casa dopo pranzo. Numero 7: Vieni a cena da me o vai in pizzeria con Matteo? Numero 8:
Aldo, che stai facendo? Sto per entrare in biblioteca. Ci sentiamo dopo. Domande? Io nel frattempo voglio ringraziare il super adesivo da parte di Matteo, grazie mille per la gentilezza e per il sostegno. E colgo l'occasione per ringraziare anche i nuovi membri del canale. Grazie mille. Farò un anno sabbatico in Toscana. Mh-mh. Sì, l'esempio è corretto. Allora, che livello è? A1, A2? Sì. Le preposizioni semplici sono livello A2 direi. Mh-mh. Sì. Allora, perché non corre per dove? Ah, Valeria corre in ospedale. Perché devi vedere la differenza tra correre per un luogo, in questo caso non s corre in ospedale non significa che sta correndo per attività fisica, significa che sta andando molto velocemente in ospedale perché sua zia sta male. Quindi in questo caso è un po' diverso il significato del verbo correre. L'esempio che abbiamo visto prima, corro per il parco, era correre per allenarsi, per attività fisica. Confesso che se non ci fossero state le opzioni, io avrei detto: "Vado all'ospedale". Sì, e non sarebbe stato sbagliato. Diciamo che a volte questo può essere considerato un uso regionale, se vogliamo. Per esempio a Roma, ma anche nel centro-sud, tendiamo ad usare molto di più "a" al posto di "in". Quindi diciamo che queste che vediamo insieme sono le regole di base. Poi ci possono essere delle eccezioni regionali che si imparano ai livelli alti, però più avanzati. Un'infermiera può correre per l'ospedale? Sì, corre per l'ospedale. L'infermiera corre per l'ospedale. In questo caso però l'infermiera ci dà cioè la parola infermiera ci dà tutto un contesto che è molto importante, quindi l'infermiera corre per l'ospedale, nel senso che ha molte cose da fare in ospedale, tanti pazienti da, curare, eccetera. Quindi deve fare tante cose in poco tempo. Grazie mille per i super adesivi, grazie di cuore. Grazie, siete tutti molto gentili. Grazie mille.
Posso dire corre all'ospedale? Sì. Per me sì. Per quello che dicevamo prima degli usi regionali. C'è qualche differenza fra in strada e per strada? Ad esempio, l'ho visto per strada, in strada. Vanno bene entrambe le preposizioni? Io, sinceramente direi solo l'ho visto per strada. Tra in e per io istintivamente direi per strada. Ma l'infermiera corre per l'ospedale vuol dire dentro l'ospedale. Sì, non l'ho detto prima, giusto. Corre per l'ospedale vuol dire all'interno dell'ospedale, l'esempio dell'infermiera. Sì, quindi l'ospedale non è la destinazione, ma è dove si trova l'infermiera, che corre da una stanza all'altra, da un paziente all'altro. Sì, hai fatto bene a precisare questa cosa. Le sue spiegazioni rendono tutto chiarissimo. Grazie Lucrezia cara. Grazie a te Fatima. Sono felice di leggere il tuo commento perché a volte io parlo, mi sembra di parlare e di perdermi, però ci provo insomma a rendere le cose chiare. Correre per l'ospedale con l'articolo significa che questo non è più un luogo generico, giusto? Sì, perché se dico, ehm, corro o lei corre per l'ospedale, evidentemente parliamo di un ospedale preciso dove lavora la mia amica, per esempio. Quindi è sottinteso il nome dell'ospedale, ma è un ospedale specifico, quindi sì, giusto. Bene, allora vado un attimo inizio, perché forse c'erano delle domande che mi sono persa, che ho perso durante uhm, forse no. Allora, grazie per tutti gli adesivi, super adesivi che state mandando. Grazie mille. Grazie per il vostro sostegno al mio lavoro qui su YouTube. Allora, abbiamo finito. Un secondo che eccoci. Allora, come va? Avete un'idea
un po' più chiara di queste preposizioni. Oggi abbiamo visto le basi. Se volete approfondire, vi consiglio il mio libro, autopromozione, ma anche tutti i video che trovate sul canale. Ci sono vari video sulle preposizioni, quindi potete studiare con quelli. Allora, la prossima lezione, sabato prossimo, sarà sui pronomi diretti. Siamo arrivati ai pronomi diretti, ragazzi. Io sono molto entusiasta, della prossima lezione. Non so voi, ma, spero di sì perché i pronomi diretti sono sempre molto richiesti. Allora, hai già cucinato? Ah, grazie per la tua spiegazione. Grazie a te Clara, grazie a te per essere qui. Hai già cucinato con gli agretti? Ancora no, ma sono nel mio frigorifero. Ho gli agretti in frigo. Vorrei fare un risotto con gli agretti o anche una frittata con gli agretti. Vediamo, vediamo. Tu? Grazie a te Ligia per essere stata qui con noi e buon fine di settimana a te. Grazie a voi. Dove posso prendere il libro? Vivo in Costa Rica. Allora, io ti consiglio di, andare sul sito della casa editrice, questa qui. Si legge? No. Ah, lo scrivo qua. Aspettate, solo un secondo. Perché la casa editrice spedisce in tutto il mondo. Quindi può essere un'idea. Il link è in arrivo. Mi dispiace che ogni volta devo ripetere autopromozione, so che sapete che è il mio libro, ma purtroppo per le regole che ci sono devo dirlo, devo dire autopromozione. So che può essere un po' fastidioso, però mi dispiace. Devo assolutamente dire questa cosa. Il libro è livello A1, B1, B1 più, secondo me, B1 più, perché alla fine c'è anche la concordanza di tutti i tempi, quindi la concordanza dei tempi è B2. Allora, grazie di cuore e ci bravo, giusto, giusto. Grazie di cuore e vi do appuntamento a sabato prossimo con i pronomi diretti. Non vedo l'ora. Buon fine settimana, buon proseguimento e alla prossima. Grazie. Ciao.